Ciao a tutti e bentornati al canale. Sì, lo so che qualcuno storcerà il naso perché non sta venendo più video della baita. I video della baita arriveranno presto. Comunque, siccome anche a me piace stare al caldo e al mare, ho deciso di tornare nuovamente in Sicilia. Dato che la Sicilia mi piace tanto, in questo momento sono a Mondello, anche se la tappa di questo breve tour non sarà Palermo, bensì sarà Marsala, Mazara e altri posti nei dintorni che andremo a visitare assieme. E quindi niente, sono arrivato direttamente dall'aeroporto di Palermo tramite 2 bus qui a Mondello. La giornata è bella, discreta, e quindi ne approfittiamo per fare un bel bagnettino al caldo della Sicilia, ed anche perché questo video è realizzato con una videocamera speciale, una videocamera che mi ha mandato la Insta360. A dire il vero, la Insta360 mi ha mandato 2 videocamere, mi ha mandato una Insta360 Go 2 e una Insta360 X2. Il video che vedrete è registrato completamente con la Insta360 X2. La Insta360 X2 è una videocamera che registra a 360 gradi volendo, quindi con una risoluzione di 5,7K. Se avete già visto, in passato ho fatto dei video a 360 gradi. In questo caso il video non sarà a 360 gradi, ma alcune riprese saranno eseguite a 360 gradi e poi post prodotte tramite l'apposito software di Insta360, che dovrebbe essere veramente una bomba. Quindi fondamentalmente questa videocamera è semplicissima da usare perché registrate senza troppi pensieri, perché il grosso del lavoro lo farete dopo con l'applicazione. La Insta-Go 2 invece è l'action cam più piccola che c'è sul mercato al momento, ed è veramente una grandissima figata. Comunque, per le recensioni delle 2 videocamere vi rimando al mio canale di recensioni, che vi metto qua sopra e vi metto anche qua sotto. Quindi contemporaneamente a questo video uscirà il video della recensione in cui andremo a vedere come sono fatte queste videocamere. Adesso non me la posso riprendere chiaramente perché non si può riprendere da sola, e andremo anche a vedere un pochino il funzionamento del software. Allora, questa praticamente è la spiaggia cittadina di Palermo. Come potete ben vedere, nonostante sia considerata la spiaggia cittadina, il mare è molto molto bello. In realtà dista una mezz'ora da Palermo, quindi non siamo proprio in pieno centro. Comunque diciamo che se venite a fare un giro a Palermo dovete farlo un bagno a Mondello, dai. Se venite a Palermo, un posto in cui dovete assolutamente venire è il Ballarat, perché è il birrificio per eccellenza di Palermo, perché qua fanno le birre artigianali e fanno un sacco di birre. Adesso andiamo dentro a fare un giro. Ed abbiamo il big boss, lui è Alessio, nonché lui è il fratello di Patrizio, ricordiamo questa cosa. Quindi Alessio, presentaci un attimino il tuo locale, dai, dici che cosa fate, cioè, perché non è un semplice locale. Esatto. Intanto benvenuti al Ballarat. Siamo l'unico brewpub della città, l'unico birrificio. Brewpub è inteso come birrificio pub della città, con 30 spine, tutte artigianali. Quindi potete già vedere, entrando a sinistra, la prima cosa che vedete sono 30 rubinetti che da dove esce birra, tanta birra buona. Quindi voi producete le vostre birre e ospitiamo anche di altri birrifici da tutta Italia. A rotazione cambiamo, facciamo serate con birrifici ospiti del panorama artigianale italiano. Oltre alle nostre birre, che al momento sono circa 15, ci rifacciamo un po' a tutti gli stili birrai, tedeschi, del Belgio, americani, inglesi. Allora, le birre le ho assaggiate io
più di una volta, perché io è la terza volta che vengo a Palermo e sono sempre venuto al Ballarac e effettivamente le birre sono molto buone, non c'è niente da dire. Il birraio, bisogna fare anche complimenti a lui, Sì, perché è molto bravo, tutti molto bravi. Dai, facciamo vedere giusto due spine, dai, facciamo dietro il balcone, dai, dietro le quinte. Sì, dai. qua operativi siamo, sempre Dai. operativi. Ce la compriamo in società, una settimana In questo momento abbiamo tanti birrifici ospiti. A breve ritorneremo a produrre anche noi. Abbiamo avuto un momento di pausa, di stallo. Vabbè, dai, facciamo una spilatura in diretta, dai, spielami una bazooka, dai, che adesso è il momento della bazooka. Adesso andiamo a dare un'occhiata al birrificio, perché non è che Alessio, come diceva, qua è birrificio e quindi la produzione avviene direttamente in loco. Sì, è tutto qua. Tutto qua. Siamo un piccolo birrificio e facciamo tutto qua, in pochi metri quadri. Un piccolo birrificio con grandi ambizioni, Sì, però sì. dai. Allora, adesso sto per prendere un must a Palermo, cioè panica mensa, giusto? Sì. Guardate che bellezza. E voilà, un leggerissimo pane mensa. Buono, delicatissimo. Leggerissimo, mamma mia. Buongiorno, oggi siamo in direzione di Marsala. Ci stiamo avvicinando e mi accompagnerà Martina, che è una marsalese doc. E oggi, a poca distanza da Palermo, a circa un'oretta da Palermo, ho scoperto che ci sono delle terme naturali, le terme di Segesta, Polle del Crimiso. Sono delle terme antichissime, tra l'altro vicino al tempio. Il tempio è qua vicino, non è molto lontano. Ecco, dopo andremo a vedere anche il tempio. E niente, andiamo a vedere queste terme, visto che ormai faccio collezioni di terme, perché arrivo dall'Islanda, vediamo anche le terme siciliane come sono. Martina mi stava dicendo che normalmente il fiume è limpido, invece oggi è tutt'altro che limpido. Oh, bella calda. Eccoci all'antichissimo tempio di Segesta. Questo è un altro importantissimo sito archeologico, insieme a quello di Agrigento, che ho già visitato, e quello di Selinunte. Facciamo un po' gli abusivi e entriamo dentro.
Martina, ci sai dire qualcosa di questo tempio? Bene. Tra l'altro immagino che non si possa entrare. Questo è l'antico teatro che è stato sempre costruito nello stesso periodo del tempio, giusto? E adesso scendiamo. Allora Martina, spiega un po' dove siamo. Allora, questa è la laguna dello Stagnone, quella è l'isola di Santa Maria e questo posto si chiama proprio la contrada Santa Maria perché c'è l'isola di fronte. E questo è il posto principale a Marsala, ma forse di tutta la Sicilia, dove si fa kite, perché ci sono le condizioni migliori in assoluto. Infatti si nota. Si nota. In zona ci sono 26 scuole di kite. C'è un po' di ciaffeco. Allora, in questo momento siamo a Mazara. Mazara ha una caratteristica, un luogo che merita una visita, che è la Casba, quindi il quartiere arabo che stiamo percorrendo adesso. Queste viuzze strette che stiamo percorrendo sono le vie della Casba di Mazara del Vallo, che è una cosa carina se passate da queste parti da vedere. E Martina mi stava spiegando che Mazara è una città gemellata con la Tunisia. Mm. Precisamente c'è un porto vicino alla Tunisia che è gemellato con i pescatori mazzaresi, ma da secoli. Tant'è che a Mazara ci sono ormai famiglie miste e ci sono un sacco di tunisini ormai di terza, quarta, quinta generazione. Tant'è che è una delle città più integrate d'Europa. Ormai alla Casba ci abita poca gente, perché più che abitarci le persone, perché non è molto pratico vivere qua, ci fanno tantissimi B&B. Quindi sta diventando tutta un'attrazione un turistica. grande B&B. Eccoci nella piazza principale di C'è anche il Mazara. matrimonio. Ah giusto, c'è anche il matrimonio. Piazza molto carina. Buongiorno, sono per le vie di Marsala ed oggi è giornata relax, quindi a parte che sono tutte giornate relax qui. Oggi giro al mare, andiamo a vedere un po' le spiagge di Marsala e poi andremo alle famosissime saline. Questa sera andremo a vedere uno dei più bei tramonti che si possa vedere in Sicilia. Stiamo andando al mare e eccoci qua davanti alla cantina più importante di Marsala, la cantina Florio, perché Marsala giustamente è uno dei centri vinicoli più importanti di tutta la Sicilia, giusto? Sì, E quindi, qui a Marsala si beve. e si produce a Marsala. E si produce il Marsala. Tra l'altro leggevo che il Marsala in realtà è stato inventato da un inglese. Per sbaglio è stato inventato da un inglese. Però è stato inventato da un inglese. Sì, gli inglesi avevano comprato il mosto del vino, non mi ricordo se era il Grillo, e avevano comprato queste botti e avevano le barche attraccate al porticciolo. Poi c'erano stati dei giorni di tempesta e avevano aggiunto una quantità superiore di zucchero per riuscire a coprire il viaggio senza farlo diventare aceto praticamente. Poi cosa è successo? Ci sono stati dei giorni di tempesta, le barche sono rimaste attraccate al porto e quindi questo vino dentro le botti si è agitato, bello shakerato, si è creato perché saranno rimasti qua senza poter partire tipo un mese. E loro ormai erano convinti che il vino si dovesse buttare, invece quando l'hanno assaggiato si
primo vigneto di Marsala per la produzione del vino Marsala era del signor Woodhouse, che era inglese. C'è ancora il vecchio Woodhouse. Avete capito? È di invenzione inglese. Con la collaborazione poi ovviamente degli agricoltori marsalesi. C'è stato questo gemellaggio. Quindi Marsala, vino, tanta natura perché c'è la riserva dello Stagnone che è bellissima con tutte le saline che stasera andremo a vedere. La riserva Legadi di fronte. Ah giusto, le Egadi, quindi ci sono le isole che si possono raggiungere facilmente in 20 minuti ci si arriva. 20 minuti all'Iscafo, 20 minuti di gommone. Ecco, quindi si può anche noleggiare il gommone volendo. E, insomma offre un bel po' di attrattive. E poi vabbè c'è la spiaggia classica che è quella che andiamo a visitare oggi. Riserva dello Stagnone, queste sono le saline, vedete, cumuli di sale, e di là il tramonto più bello di tutta la Sicilia. Allora, questo meraviglioso tramonto di Marsala nella riserva dello Stagnone con queste saline è sicuramente una cosa iconica che ho assolutamente vista. Ho provato a fare un piccolo timelapse con questa videocamera, ovviamente non è una videocamera per questo genere di riprese che richiederebbero uno zoom, un teleobiettivo. Oltretutto la zona è molto frequentata e molto rumorosa, quindi insomma ho cercato di fare il possibile. Comunque è veramente molto suggestivo con questi mulini e questi cumuli di sale bianco, i colori sono splendidi. La porta che abbiamo passato cos'è quella? Porta Garibaldi, Porta Garibaldi. che è l'ingresso del centro. Poi c'era un'altra porta alla fine di questa strada, Ok. che era Porta Mazzara. Poi c'è un'altra porta di là che era Porticella. Queste due però non esistono più perché sono state distrutte per la seconda guerra mondiale. E poi c'è Porta Nuova di là, che esiste ancora, già in piedi. Ok. Perché per l'appunto leggevo, come stavo dicendo a lei, che il centro storico di Mazzara è stato Di Marsala. di Marsala è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale. In questo momento mi trovo alla famosissima spiaggia di San Vitolo Capo e da qui ne approfitto per salutarvi. Qua sono ai confini della spiaggia, che è una spiaggia molto commerciale, viene considerata una delle spiagge più belle d'Italia. Oggi diciamo che forse il mare non rende proprio giustizia a questo luogo perché è pieno di alghe e d'altronde siamo a settembre, magari non è il periodo migliore per godersi questa spiaggia, che comunque resta una spiaggia molto commerciale, molto frequentata e quindi non è proprio nel mio stile. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate della qualità di questo video registrato con Insta360 X2, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale e ci rivediamo presto per altri video, sicuramente video di montagna stavolta. Un saluto da Luca, alla prossima, ciao!